Tokyo è senza ombra di dubbio la città più bella al mondo. Gli altissimi grattacieli, i bellissimi shrine, le coloratissime vie della città di notte e poi il cibo, tanto cibo. In questo video daremo un'occhiata alla mia top 10 di cose da fare, vedere, mangiare e bere. Ho tantissime cose da dire, quindi iniziamo! Posizione numero 10. Shinjuku. Questo distretto di Tokyo è uno dei più colorati e turistici di tutta la città. La Shinjuku Station è la stazione più affollata al mondo, con più di 2 milioni di passeggeri al giorno, e taglia a metà il distretto. La metà ad ovest di Shinjuku ospita alcuni degli edifici più alti di tutta Tokyo, tra cui le torri gemelle del Metropolitan Government Office. La metà ad est è il famoso Kabukicho, il quartiere a luci rosse più conosciuto di tutto il Giappone. Shinjuku è bellissimo di giorno, ma la sua vera anima la si vede di notte quando le sue strade sono illuminate da 1000 neon ed insegne che caratterizzano questo quartiere. Camminare per Shinjuku è un piacere per gli occhi e per il cuore, e le migliaia di persone che popolano le sue vie in ecstasy da luci e colori sono il tocco finale che rende questo distretto unico al mondo. Posizione numero 9. Il Nemuro Hanamaru Sushi. Questo è un conveyor belt sushi restaurant che si trova al quinto piano del centro commerciale Kitte, vicino alla stazione centrale di Tokyo. Per godersi questa esperienza al 100% bisogna sedersi di fronte al nastro trasportatore che circonda la cucina a vista. Qua avrete la possibilità di farvi il vostro matcha tea utilizzando i piccoli rubinetti disponibili lungo tutto il bar. Inoltre potrete ammirare il sushi scorrere davanti ai vostri occhi mentre si fa una passeggiata sul nastro trasportatore. Il rapporto qualità-prezzo di questo ristorante è eccellente. Il sushi è fresco e molto gustoso, il servizio è ottimo, l'atmosfera molto accogliente anche se un po' frettolosa. È un ottimo posto dove fermarsi a mangiare, se siete in zona andateci, non ve ne pentirete. Posizione numero 8. Shibuya. Questo quartiere è uno dei centri commerciali e finanziari più importanti di Tokyo ed è, insieme ad Akihabara e Shinjuku, uno dei distretti più colorati e vivi della città. Inoltre, esattamente di fronte alla Shibuya Station, troviamo il Shibuya Crossing, il famoso incrocio pedonale diventato uno dei simboli di Tokyo. Anche Shibuya è bellissima di giorno, ma dal meglio di sé di notte. Camminare per le sue strade colorate ed illuminate dai vari neon ed insegne è un piacere per lo spirito e per il corpo. Tra una passeggiata per la Basketball Street e una visita al Don Chiscotte più grande del Giappone, il divertimento è assicurato. Posizione numero 7. Il Team Lab Borderless. Questo è un museo di arte contemporanea dove giochi di luci e proiezioni digitali sono l'attrazione principale. Il museo consiste in una serie di stanze di diverse dimensioni, ognuno con un proprio tema. In alcune aree i visitatori possono passivamente assistere allo spettacolare gioco di luci e colori che crea queste ambientazioni da favola. In altre aree, invece, lo spettatore diventa partecipante e può interagire con le varie proiezioni digitali che formano l'ambiente circostante. Ma non finisce qui. Infatti, in alcuni punti l'esposizione digitale si trasforma in un labirinto che spinge i visitatori ad esplorare zone già visitate alla ricerca delle stanze segrete disseminate su tutti i livelli. Tra le varie aree che si possono visitare in questa avventura digitale troviamo la foresta dei fiori e le sue proiezioni, l'universo di cristallo e i suoi LED a filo che cambiano colore, The Forest of Lamps con i suoi specchi e lanterne, la Memory of Topography che ricorda un'immensa risaia durante le 4 stagioni, la Future Park dove si può interagire con i piccoli abitanti della zona ed aiutarli a superare i vari ostacoli, e per finire la sala del tè dove si può assistere alla nascita di un fiore al centro della vostra tazza ogni volta che la si appoggia sul tavolo. Posizione numero 6. Il Takamaru Izakaya Restaurant. Questo izakaya è molto conosciuto a Tokyo per la qualità del pesce servito e per il prezzo contenuto delle pietanze.
Inoltre, qua si può mangiare uno dei sashimi più buoni della città. Il ristorante è molto frequentato, specialmente durante la pausa pranzo, dai vari dipendenti che lavorano negli uffici della zona. E per questo motivo può capitare di non trovare posto a sedere. Il Takamaru Sashimi Set consiste in un'abbondante porzione di sashimi accompagnato da un'ottima zuppa di miso e di riso cotto al vapore. Salmone, tonno, gamberetti e altri pesci di cui non ricordo il nome. Questo non è cibo, ma poesia per il palato. Il rapporto qualità-prezzo di questo ristorante è ottimo. Se volete provare un ottimo sashimi senza spendere una fortuna, questo è il posto che fa per voi. Posizione numero 5. Shibamata. Questo paese di periferia è famoso per il suo bellissimo tempio, i suoi edifici di legno sopravvissuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e per una serie di film girati tra le strade del comune con protagonista Tora-san, un famoso attore giapponese. Passeggiare per le strade di Shibamata è come fare un viaggio indietro nel tempo. Infatti, una volta superato il gate di benvenuto della Taishakuten Sando, la via principale che conduce al tempio della cittadina, ci si trova nel periodo Edo. Camminare tra gli edifici, bancarelle e negozi è molto emozionante e rende queste escursioni di un giorno a Shibamata un'esperienza magnifica. L'avventura indietro nel tempo continua con una visita al Shibamata Taishakuten. Costruito nel 1600, questo tempio è considerato uno dei più importanti di tutta la città di Tokyo. Lo shrine è bellissimo. Una volta superato il cancello d'entrata, ci si trova di fronte all'edificio principale in tutto il suo splendore, circondato da statue, fontane ed altre costruzioni a sfondo religioso che rendono questo luogo sacro. Il tutto immerso nel verde della natura creata dai diversi alberi, di cui alcuni secolari, che circondano la zona. Amici, Shibamata è bellissima. Posizione numero 4. Il Buchi Umaya. Questo è un piccolo okonomiyaki restaurant situato in una via appena fuori dal centro di Shinjuku. Questo ristorante è molto conosciuto e frequentato e all'ora di punta il tempo di attesa per sedersi può superare 60 minuti. Se sarete fortunati, la vostra pazienza sarà premiata con 2 posti a sedere di fronte alla piastra dove avviene la magia. Okonomiyaki, che in giapponese significa cucina quello che vuoi alla piastra, è una specie di pancake fatta a strati dove si può mettere quello che si vuole. La ricetta originale prevede cavolo, germogli di soia, uova, pesce o bacon. Al Buchi Umaya mangerete la versione di Hiroshima, che prevede anche uno strato di yakisoba, che sono spaghetti di grano saraceno. Questo è sicuramente uno dei ristoranti migliori di Tokyo. Posizione numero 3. Il Shibuya Sky. Il Shibuya Scramble Square, con i suoi 230 metri di statura, è il grattacielo più alto del distretto e vanta una bellissima terrazza all'ultimo piano chiamata Shibuya Sky. Raggiungerla è molto semplice. Dal piano terra si prende un ascensore che porta in una manciata di secondi al 14° piano. Quando si arriva al primo campo base di questa scalata, si capisce subito che questa esperienza sarà unica ed emozionante. Infatti, da qua si può avere un primo assaggio della spettacolare vista del Shibuya Crossing. Dopo questo aperitivo, ci si dirige verso il secondo ascensore che porta all'ultimo campo base prima della vetta. Un bellissimo spettacolo di luci e colori vi accompagnerà fino al 45° piano. Una volta usciti dall'ascensore, bisognerà affrontare un corridoio tenebroso, poi le scale mobili, la luce ed infine la magia. Su questo piano potrete giocare con le varie piattaforme interattive disponibili, ammirare l'incrocio che ha reso famoso il distretto di Shibuya dall'alto, godersi la bellissima vista di Shinjuku da lontano e la linea ferroviaria che unisce la Shibuya Station con la Shinjuku Station, le 2 stazioni più frequentate al mondo, e rimanere impressionati dall'infinito panorama della gigantesca città di Tokyo. Tutto questo prima di salire le ultime scale e conquistare la vetta dello Scramble Square. Tra tutte le terrazze viewpoint che la città ha da offrire, il Shibuya Sky è sicuramente la più bella ed affascinante.
Il momento migliore per visitarla è il tardo pomeriggio, in modo da potersi godere il sole tramontare dietro il monte Fuji da lontano e le luci che illuminano la città dall'alto. Posizione numero 2. Gen Yamamoto. Situato al piano terra di un anonimo palazzo nel centro di Roppongi e con solo 8 posti a sedere, troviamo il miglior cocktail bar di Tokyo. Questo cocktail bar vi regalerà una delle esperienze più autentiche, intime e alternative che il Giappone possa offrire. Una barra, 8 posti a sedere e al centro lui, il sensei Gen Yamamoto. I cocktail del signor Yamamoto sono a base alcolica e vengono preparati usando i migliori liquori e distillati provenienti da tutto il mondo. Gli ingredienti utilizzati per la preparazione delle bevande, principalmente frutta e verdura, sono tutti di origine giapponese, freschi, di stagione e variano da giorno a giorno, rendendo l'esperienza ancora più unica. L'unica cosa da fare una volta seduti alla barra è rilassarsi ed ammirare il signor Yamamoto creare arte con i suoi utensili, liquori, i vari ingredienti stagionali e la passione che ci mette nella preparazione di ogni cocktail. Posizione numero 1. Girare senza meta per le vie di Tokyo. Amici, scoprire Tokyo girovagando per le sue vie senza meta è la cosa più bella e gratificante che potete fare durante la vostra visita nella capitale giapponese. L'atmosfera che si respira per le strade della città è magica e passeggiare per i vicoli nascosti della metropoli è un'esperienza unica. Le vie di Shinjuku, Shibuya, Akihabara, i sentieri che portano al bellissimo Meiji Shrine, le strade di Shibamata, Asakusa di notte, la Meiyoko Market, il mercato a cielo aperto che connette Ueno ad Akihabara, il Shinjuku Gyoen, uno dei parchi cittadini più grandi della città, la famosa via degli Otaku a Harajuku, e poi Odaiba e il Gundam Unicorn che con i suoi 20 metri di altezza protegge la città. Camminare per Tokyo è semplicemente meraviglioso. Amici, anche per questo giro abbiamo finito. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!